Buongiorno cercatori d'oro italiani, io sono Matteo Oberto e oggi parleremo del ruolo delle piene fluviali nel campo della prospezione aurifera, tutte le loro conseguenze e i vari aspetti soprattutto che noi cercatori d'oro interessa. Partiamo subito con il dire che l'oro principalmente si ritrova concentrato lungo i fiumi in alcune porzioni rispetto ad altre e questo è importante per coloro i quali fanno prospezione, cioè cercano l'oro lungo i fiumi, perché da un certo punto di vista tutti noi vogliamo aver successo. Aver successo cosa significa? Significa principalmente trovare le località, anche per un senso di sfida e non solo da un punto di vista economico, in cui ci sia più oro oppure ci sia un oro di una dimensione maggiore oppure, dato collezionistico e scientifico, delle pagliuzze di granuli con una particolare morfologia oppure composizione chimica o comunque una serie di casi interessanti. Queste sono principalmente tutte le varie casistiche che andrete voi stessi a dover affrontare. Che cosa sto cercando oggi? Cerco più quantità? Cerco un oro più grande da mettere in collezione? Sto cercando qualche pagliuzza granulo particolare? Ecco, queste domande andrete voi a risponderle. Quello che io voglio però dirvi è che principalmente ricercate l'oro in Italia nel 2020 e penso in avanti si sta dirigendo verso un settore principalmente hobbistico. Ultimamente invece, successivamente al secondo dopoguerra principalmente, queste attività, diciamo, a scala familiare di sussistenza sono andate via via a decimarsi in numero e diciamo che questa disciplina si è trasformata in qualcos'altro, si è trasformata principalmente in un settore hobbistico, in un settore comunque lì ricco di avventura, di libertà, di tempo speso al fiume, all'aria aperta, principalmente senza più andare a vedere un puro lato economico, soprattutto perché alcuni ovviamente mirano a un lato economico perché ci possono comunque essere località ancora ritenibili interessanti da un punto di vista economico, ma vi dico la verità, tendenzialmente ciò non è. E già il fatto di andare tutto l'anno al fiume, questo la dice lunga. Una volta non si andava tutto l'anno al fiume, si andava tendenzialmente dopo le piene primaverili e dopo le piene invernali. Ed era importante arrivare per prime a quelle località ritenute e ritenibili aurifere, perché a quel punto in poi si ponevano dei testimoni che sono semplicemente delle torrette di sassi. Ogni cercatore aveva un proprio stile nel formare questa torre di sassi. Alcuni ne facevano solo tre, alcuni mettevano una roccia molto grande alla base e una piccola sopra, e così altri cercatori si conoscevano a vicenda, vedevano questo tratto distintivo e dicevano ok, questa località è arrivato prima quel signore, di conseguenza avevano rispetto gli uni gli altri e non andavano a rubarsi queste località ricche d'oro. Ovviamente non mettevano un testimone per tutta la località, mettevano un'area, di conseguenza questa poteva essere quadrata, rettangolare, di varie forme, triangolare, quindi sulla base dei vertici andavano a mettere tre pile di sassi, tre testimoni, quindi nel caso in cui ci fosse un scavo triangolare, 4 nel caso in cui fosse rettangolare oppure circa quadrato, ecco, però per darvi l'idea di come una volta funzionava e come invece adesso funziona. Questa tradizione è ancora viva su alcuni fiumi come ad esempio l'Orco, e c'è chi la rispetta più di altri, io per primo tendo a rispettarla perché secondo me è una buona forma di educazione cercare di perseverare e preservare queste tradizioni popolari anche in uso oltretutto, quindi non sono solo folcloristiche ma sono proprio pratiche. E come vedremo poi nelle prossime puntate c'è proprio anche un profondo senso di rispetto verso il lavoro altrui, perché in caso in cui voi iniziate uno scavo è brutto quando voi magari una settimana ritornate al sito che avete trovato voi e vi trovate qualcun altro che ha esteso i lavori, ma più che altro magari è che ha lavorato quella località in una maniera tale che a voi non siete completamente d'accordo, se non per niente d'accordo con come ha lavorato, ma oramai è fatta e di conseguenza si prova un senso di tristezza, di delusione. Ecco, ciò non dovrebbe succedere, principalmente perché è un hobby, però purtroppo io vi dico succede. Quindi secondo me rispettare le tradizioni e rispettare gli scavi altrui è una regola d'oro di buona educazione tra cercatori d'oro e si dovrebbe perseverare a seguirlo il più possibile. Comunque
dopo avervi dato queste brevi nozioni come introduzione all'argomento di oggi, perché tutto questo discorso delle piene è così importante? Voglio dirvi questo. La disciplina della ricerca dell'oro in Italia principalmente si fonda su pochi elementi, uno dei quali è la ricerca delle pagliuzze di granuli d'oro nei fiumi. Io faccio l'esempio piemontese perché io sono piemontese e abito in Piemonte e il Piemonte è molto ricco di oro, ci sono tanti fiumi con più o meno quantità di oro al loro interno. I periodi principalmente in cui io vado al fiume per sfruttare i vari sedimenti in ottica di trovare dell'oro sono i periodi successivi alle piene, primaverili e autunnali invernali. I periodi concomitanti, cioè quelli che vanno da 2 o 3 mesi dopo le piene fino alla prossima piena, praticamente o si riescono a trovare dei fazzoletti di sedimenti non già sfruttati da altri, che abbiano una quantità ritenibile interessante, oppure semplicemente non vale la pena andare al fiume. Questo da un punto di vista delle quantità, perché se voi invece andaste a valutare la qualità, quindi magari vi interessa solo trovare una grande pagliuzza al giorno, tutto il resto non vi interessa, andate anche in quei periodi. Però voi stessi potrete provare sulla vostra pelle, andare al fiume a luglio-agosto fa veramente caldo, tanto che potreste prendere un colpo di sole piuttosto che una bruciatura importante, non conviene. Oltretutto siamo già distanti dalle piene primaverili che vengono a maggio e aprile tendenzialmente. In inverno invece rimane completamente diverso, perché fa molto freddo, addirittura la ghiaia, se la piena venisse a ottobre-novembre come di solito, converrà coltivarla a dicembre-gennaio, ma capite anche voi che oltre al freddo si tratta anche che l'acqua presente nei sedimenti potrebbe essere allo stato solido, congelata, ghiaccio, e quindi come fate a scavare? Ecco, tutte queste caratteristiche naturali dovrete andare a risolverle in una certa maniera, nel senso che alcune giornate saranno più facilmente accessibili di altre e vi daranno risultati diversi a prescindere dalle condizioni sul campo. Adesso che avete capito l'importanza delle piene sia dal punto di vista della quantità, della qualità e ovviamente anche della percorribilità dei vostri lavori, andiamo a vedere le diapositive. Oggi andiamo a approfondire ancora ulteriormente quel concetto e andiamo a introdurre il concetto di prospezione, cioè il cercare queste località facendo dei sopralluoghi. Dovete sapere infatti che nella ricerca dell'oro una buona parte del tempo voi lo dedicherete a cercare qualcosa invece che coltivare qualcosa. Io uso il termine coltivare inteso come sfruttamento, perché da un certo punto di vista potreste anche sfruttare una risorsa per tutto il tempo del vostro anno, della vostra stagione aurifera, ma ciò tendenzialmente non converrà perché avrete a che fare con talmente un volume elevato di sedimenti che la concentrazione di oro potrebbe essere molto bassa. A voi conviene trovare il posto giusto e per farlo dovreste spendere molto tempo e quindi ciò farebbe anche bene alla vostra esperienza e pratica sul campo. In una diapositiva vediamo una punta, come avete già potuto osservare nella video lezione precedente, in cui spiegavo appunto cos'erano le punte. Che cosa vediamo? Vediamo dall'alto quello che consideriamo una punta. La punta ha un cuore, cioè una località in cui c'è circa 2/3 di oro, che in questo caso io chiamo cuore, core o skin bar. Ma nella skin bar c'è una località tendenzialmente più spostata verso il fiume, questa in giallo, che contiene buona parte dell'oro stesso. Quindi stiamo facendo un gioco matriosca, cioè abbiamo un fiume, cerchiamo una curva, nella curva cerchiamo il lato convesso, nel lato concavo c'è erosione, nel lato convesso c'è deposizione. Quindi trovato il lato concavo abbiamo l'erosione, cerchiamo dalla parte opposta il lato convesso. Nel lato convesso cerchiamo il cuore della punta. Nel cuore della punta cerchiamo la località in cui conviene eseguire i lavori, cioè lo sfruttamento. Per fare questo si fa la prospezione. Questo è il medesimo grafico del precedente, aggiungendo anche un profilo. Quindi vediamo che in profilo, secondo la linea rossa, c'è il fiume, qua abbiamo il nostro lato concavo dove c'è erosione, vedete che è più ripido, e qui invece c'è la nostra punta, vedete che non è proprio orizzontale, è leggermente inclinata verso il fiume. Nei periodi di piena c'è un piccolo canale anche che sta tra la scarpata di terrazzo
e la punta stessa, quindi questa nel caso di una piena di nuovo fa formare un piccolo canale. Quello che vi ho appena spiegato si applica nella realtà. Nel momento in cui c'è una piena fluviale, l'intensità, la quantità dell'acqua aumenta, vi è una maggiore erosione del letto fluviale e l'acqua dove va a impattare tende a erodere anche le scarpate e i terrazzi di conseguenza. L'oro che è conservato nei sedimenti, nel lato concavo, semplicemente si riversa nel fiume e l'acqua lo spinge sul lato convesso della curva. È molto importante che voi iniziate a cercare l'oro per il mio dove ci sono le punte e soprattutto dove ci siano i tratti curvilinei dei fiumi, perché sono quelli più rappresentabili, più semplici, sia dal vostro punto di vista se iniziate questa disciplina e sia dal punto di vista anche di quelli più navigati, perché i concetti e i meccanismi sono sempre i medesimi, cambiano localmente sulla base di tanti fattori, principalmente geometrici, geologici, eccetera, però diciamo che in generale è abbastanza considerabile un mantra. L'oro presente in questo terrazzo che verrà eroso pieno dopo piena andrà a riversarsi sulla successiva punta e a valle logicamente. Quindi l'acqua arriva da questa direzione e procede verso questa direzione. Visto che arriva in questa direzione va a sbattere contro questo muraglione composto da sedimenti auriferi. I sedimenti vengono erosi, quelli leggeri vengono portati a valle, quelli pesanti vengono rilasciati sulla punta più vicina arricchendola e di conseguenza si formano tutti degli arricchimenti localizzati. Questo non vi ricorda niente? Vi ricordo le punte complesse. Ogni piena storica andrà a generare tutta questa curva e un unico arricchimento all'apice più importante. Ogni piena che intercede la successiva piena storica, come avete visto prima nel diagramma, andrà a creare dei arricchimenti locali sulla base di quanto questa piena è intensa. Ovviamente se la piena non arriva a essere storica, ma è molto intensa, andrà a rielaborare anche i depositi della piena storica. Quindi capite che complicazione, cioè questo ambiente naturale, l'ambiente fluviale, è un ambiente molto complesso, molto complicato e sicuramente l'andare spesso a vedere le curve e le deposizioni successivamente da piene vi genererà anche una sorta di diciamo storicità nel vostro ragionamento. Potreste chiedervi: ah, ma io 2 anni fa ero qua e l'andamento era circa questo, arrivo oggi, caspita, è proprio diverso, ma non è tanto diverso da essere una piena storica. E ci sono fiumi che io vado a bazzicare, magari ho 2 o 3 piene e vedo che è molto differente la situazione. E quindi ciò mi serve comunque che io 3 anni fa o 2 anni fa sono andato a vedere il fiume, perché posso fare il paragone soprattutto. E il paragone può essere importante a questi fini. Ecco, allora, voi nella vostra fase di prospezione principalmente partirete utilizzando Google Earth, Google Maps, anche per andare a capire dove posizionare la macchina, il sentiero dalla macchina per arrivare al fiume e di conseguenza quanta attrezzatura portare, perché se il percorso è tanto lungo conviene portarsene poca, se ve ne portate poca tenderete a fare prospezione, non fare coltivazione e quindi dovete fare delle scelte. Ma voi quello che vedete, questo è uno schema molto semplificato logicamente dell'andamento del fiume, vedrete diverse curve. Queste curve avranno una sezione tendenzialmente molto varia. Il fiume tenderà a stringersi, tenderà a allargarsi, ci potrebbero essere delle zone dove vedrete quasi come fossero delle barre composte solo da sabbia, da limo, da argilla, quelle lasciatele perdere e voi dovete andare a vedere dove ci sono le pietre grosse. Pietre grosse, oro grosso. Questo è abbastanza, prendetelo come fosse un mantra, è fondamentale perché dal momento in cui quelle rocce di tali dimensioni sono andate a essere depositate è facilmente lo stesso momento in cui anche l'oro, essendo un metallo pesante, si è depositato e di conseguenza, essendosi depositate assieme nello stesso periodo temporale, di solito molto breve, appena la piena tende a scendere di intensità, voi andrete a trovarle associate. Quindi spostando il ciotto di maggiori dimensioni, lavando le ghiaie che potete recuperare, andrete a trovare facilmente l'oro più grosso e anche magari in maggiori quantità. Ci sono anche qui delle eccezioni, specialmente per quanto riguarda l'oro fine, perché l'oro fine, ho già detto nelle scorse video lezioni, vi consiglio di andarvele a vedere, tende ad avere un comportamento leggermente differente, tende a viaggiare un po' di più, soprattutto perché è piatto e quindi ha un effetto idrodinamico molto diverso. Quello che
voglio farvi notare che una volta che avete fatto prospezione in maniera estensiva su un tratto del fiume preso in esame, andrete a osservare diversi arricchimenti. Questi arricchimenti potranno essere proprio nel lato convesso, quindi un lato convesso, l'altro lato convesso, un altro lato convesso, un altro lato convesso, oppure potrebbero essere gestiti semplicemente perché il fiume varia la sua sezione e di conseguenza in questo caso avremo una punta semplice, normalissima. Qua magari avremo un arricchimento perché c'è un masso di grandi dimensioni che fa da ostacolo e quindi dietro, come vedremo nelle prossime slide, nella prossima video lezione, potrebbe crearsi un arricchimento. Qua abbiamo una punta un po' particolare perché semplicemente si è generato, specialmente durante la piena, una sorta di vortice al contrario. Quindi ci sono anche a volte dei lati convessi un po' strani dal punto di vista morfologico e avrete a che fare con queste stranezze logicamente. Oppure potete avere delle punte gemelle perché semplicemente in questo tratto c'è un grande ridimensionamento della sezione, si allarga, l'acqua diminuisce la sua velocità e c'è deposizione. Voi avrete a che fare con tutti questi casi particolari. Ovviamente se il fiume è aurifero, quindi contiene oro, in tutti i sedimenti delle sponde troverete delle pagliuzze più o meno di grandi dimensioni, più o meno in quantità, ma tendenzialmente non sarà fattibile uno sfruttamento vero e proprio, perché nel momento in cui voi andrete a setacciare del sedimento, riempirete un secchio di setacciato e quel secchio, che sono circa 3-4 piatti di volume, vi darà una pagliuzza, 2 pagliuzze, va bene, c'è oro nel fiume, però non vale la pena proseguire, ok? Invece, nel caso in cui voi andiate a trovare questi arricchimenti che sono localizzati e lungo appunto non tanto le scarpate, cioè le sponde acclivi, ma nelle località di posizione dove c'è circa una superficie suborizzontale, ecco magari lì a secchio trovate 50, 70 pagliuzze, anche di più, capite la differenza? Potete trovare oro ovunque, ma di conseguenza in alcune località ci sarà più oro. Ecco, è lì che il cercatore d'oro dovrebbe andare a cercare principalmente l'oro. E questo va a capire con la prospezione. La prospezione si esegue sul campo e il mio obiettivo è di espandere il panorama a tantissime persone per farle anche loro avere la stessa soddisfazione che ho io per questa disciplina. Però vi dico, non tutti la ragionano così. Però a parer mio bisogna insegnare al prossimo ciò che finora abbiamo imparato per far sì che questa disciplina diventi qualcosa di più elevato, intanto che le persone prendano coscienza di come si fa prospezione e coltivazione fatte bene, perché quest'oro che vedete è una risorsa rinnovabile, nel senso che voi nel momento in cui imparerete, anche grazie alle mie video lezioni, spero, e ai miei libri, a come sfruttare questi depositi, voi dopo ogni piena potete ritornare alla stessa curva e trovarci di nuovo dell'oro. Ma nel caso in cui voi invece iniziate a fare le talpe, a fare buchi sparsi senza un senno, ecco, appena arriverà la piena successiva, le buche si riempiranno di sabbia e voi l'oro non lo trovate più. È questo che io voglio evitare ed è ciò che sta già succedendo. Lo sfruttamento irragionevole, senza un senso, sregolato, di ciò che i nostri fiumi possono darci ogni piena. Andiamo nel dettaglio di quello che abbiamo appena visto. Prima era un'asta di una certa lunghezza, adesso andiamo a vedere una sezione più ridotta. Vedete come il fiume tende ad avere un tratto curvilineo in questo caso? Alcune volte vi possono essere anche degli immissari, cioè possono esserci dei tratti, semplicemente, in questo caso c'è un rio fluente che immette dell'acqua all'interno del fiume principale. Ecco, in questa località c'è ovviamente durante le piene una diminuzione di velocità. Perché? Perché l'acqua viene introdotta nell'asta principale, va a formare dei vortici di attrito e qui si può creare un arricchimento anche notevole, quindi date anche un occhio a ciò che vi ho appena detto, specialmente se ci sono dei fluenti. Alle volte il fiume stesso si può aprire per poi richiudere. Ecco, questi sono di nuovo degli aspetti interessanti. Vedete qua ci può essere un'isoletta, ma dietro questa isoletta o di fianco vi possono essere di nuovo degli arricchimenti. Oltretutto, quello che voglio anche farvi notare è che io con questo puntinato scuro ho voluto sottolineare la presenza di grandi massi di oro e magnetite, di piombo, cioè tutti quei materiali che sono ritenibili da un certo punto di vista nella ricerca dell'oro pesanti. Quindi in queste località, in cielo più scuro, voi non solo troverete oro, troverete un arricchimento particolare di massi o di ciottoli di maggiori dimensioni,
Di solito questi ciottoli saranno composti da minerali a loro volta pesanti, quindi potrebbero essere delle serpentiniti, dei metagabbri, dei gabbri, delle granatiti. Troverete una quantità importante di magnetite e granato che tendenzialmente verso il cuore della punta tenderanno ad aumentare sia in dimensione e sia in quantità, e via dicendo troverete anche dell'oro. Ma nel resto del sedimento, legato alla stessa punta, c'è dell'oro. E questo voglio dirvi, cioè voi cercherete il cuore logicamente delle punte, ma c'è oro anche lungo tutta la punta e lungo anche le sponde, perché se il fiume è aurifero troverete comunque oro con le tecniche giuste. Questo è quello che vi ho appena detto sto forma di grafico. Nel momento in cui voi cercherete il cuore, adesso io qua l'ho già indicato ed è questo viola scuro, ma quando voi individuerete una punta avrete questo ellisse grande violetto chiaro, non sapete dove sia il cuore, se ce ne fosse più di uno, se ce n'è uno solo, perché guardate, una punta semplice, un cuore, una punta complessa, n cuori, e di conseguenza magari a voi interesserebbe capire anche se ce ne fossero diversi. Ecco, voi avete questo ellisse, con la prospezione andate a cercare la quantità di oro in diversi sondaggi sparsi per questo ellisse, in una maniera casuale piuttosto che in una maniera ragionata, cioè alcune località sotto ad altre che potrebbero avere un senso, oppure semplicemente degli alberi per esempio caduti, dei massi di grandi dimensione, possono esserci anche dei rifiuti come dei pezzi di ponte che è caduto nel tempo e di conseguenza fa da argine localmente. Sono dei posti che sono ritenibili più interessanti dal punto di vista della prospezione lungo tutto l'ellisse. Oppure vi mettete una griglia, la disegnate anche su un block notice, e di conseguenza ogni punto della griglia andrete a fare un sondaggio e lo segnerete sulla vostra cartelletta. Quello che poi voi andrete a fine prospezione ad avere come risultato sarà questo, cioè andrete a capire da un'ellisse di grandi dimensioni, in questo caso l'arricchimento dei minerali pesanti, andrete a capire dove sarà il cuore, logicamente per tentativi, fin tanto che arriverete a trovare il cuore, cioè la località in cui ci sono più minerali pesanti e soprattutto c'è più oro. E quindi andiamo a questo punto a osservare l'ultima slide della video lezione. Ecco, un ottimo consiglio che posso darvi per cercare oro se siete un po' alle prime armi è soprattutto quello di andare a individuare lungo la curva dove ci sono i massi di maggiori dimensioni e andare a sfruttare il ghiaietto presente nella porzione posteriore rispetto al verso della corrente. In questo caso questo è il deposito che io ho sfruttato e questo è il risultato. Vedete, ho messo una moneta per far vedere quanto è grosso l'oro, dopodiché a casa vado poi a pesarlo. In questo caso l'acqua arrivava da questa direzione con questo verso, quindi questo è il retro di questo masso. Vedete che questo masso ha una grande dimensione rispetto a quelli laterali e quelli posti nei paraggi, e queste sono ottime località per andare appunto a svolgere la vostra prospezione. Terminiamo introducendo la prossima video lezione, che andrò a parlare di prospezione e coltivazione nel dettaglio, come cercare l'oro lungo i fiumi in termini pratici. Nel caso in cui questo video vi sia piaciuto vi consiglio di mettere like, di iscrivervi al canale per ulteriori aggiornamenti. Io vi consiglio la visione per intero di questo corso, perché ogni video lezione è fusa con la successiva per far sì di formarvi al maggior livello possibile. Io sono Matteo Berto e vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo alla prossima video lezione.